sempre chiesto come mai per partecipare alla gara più dura al mondo bisogna qualificarsi con delle velocità fuori dal normale. Siamo in sesta manetta da ormai più di un minuto, siamo a circa 140 km/h e siamo ancora alla fase di qualifica. Benvenuti in questo vlog. Oggi vi voglio raccontare quello che è stata la mia esperienza all'Erzberg. È un evento magnifico che dura 4 giorni e merita di essere visto sin dall'inizio. Buon divertimento! Dopo un giorno intero di viaggio siamo partiti da Torino e siamo arrivati ad Eisenerz, in Austria. Siamo arrivati al tramonto, ma finalmente vediamo l'Erzberg. Il nostro furgone camper. Dove siamo? All'Erzberg! Siamo all'Erzberg! Dormiamo in camper questa sera e domani mattina presto entreremo. Uda c'è la neve. Domattina alle 8 aprono i cancelli e finalmente possiamo posizionarci nel paddock. Abbiamo deciso di sostare al Family Paddock, che è il più tranquillo di tutti, perché vi spiego 4 paddock ufficiali, quello dei piloti ufficiali, quello dei rider che fanno un bordello tutto il giorno, il Family Paddock che è il più tranquillo in assoluto e un altro Special Paddock che è appena sopra il nostro. E adesso vi porto proprio lì perché andremo nel tendone di Rigo Racing, il team con il quale ho deciso di partecipare a questa edizione. Innanzitutto vi presento Marco, lui è il boss, Marco Rigo, il proprietario di Rigo Racing. Come vedete ci sono altre 3 moto che sono altri piloti che si appoggiano al suo. Vi presento anche Andre e Max, che sono i 2 meccanici che adesso stanno pensando alla mia moto dopo l'allenamento mattino. È stato un evento un po' particolare che ho dovuto prenotare in anticipo, insomma una roba un po' strana da trovare da fare. Ma quest'anno ho deciso di... niente, si taglia. Volevo giusto dirvi che durante i giorni di gara i piloti normali non possono andare a ispezionare il percorso neanche a piedi, solo i piloti ufficiali hanno questa possibilità ed è il loro grande vantaggio di questa gara. Mentre noi possiamo affiancarci a un tour operator che ci fa fare degli allenamenti anche durante l'anno su alcuni percorsi dell'Erzberg, le parti meno pericolose, quindi nella prima metà di gara, e se volete vi posso poi far vedere in un altro video le volte che sono andato a provare il percorso di gara anche con altre moto. Mi è successo di andare anche con un 125 ed è stata una giornata magnifica e vi lascerò il link in descrizione di questa giornata col 125. Vado? No! Aspetta! No! Ma perché lei è da registrare? Perché? Perché paga lei, vedi qui! L'Erzberg, direttamente da Acqui Terme. Buoncino a tutti! Mi è stato chiesto di non esagerare nella sua descrizione. Vi presento Chiara, la mia ragazza alla 4ª Erzberg insieme. Questa pazza che vedete in verticale e quando è presa bene che siamo all'Erzberg fa verticale ovunque, quindi con quelli delle moto da trial. Eccoci in diretta dall'Erzberg. Pasto post prologo dalla nostra chef Chiara. Una bella carbonara. Eccola! Il boss. Ragazzi, oggi conoscete il boss. Colei che organizza tutto, prepara tutto, mette tutto in ordine. No, in ordine non tanto. In ordine no, non è vero. Ma raccontaci qualcosa. Se tu dovessi comunicare a tutti i ragazzi che stanno guardando questo video come mai dovrebbero venire all'Erzberg, magari non da piloti, ma iniziamo a vedere la gara e conoscerla dall'interno. Allora, all'Erzberg puoi vedere un po' di tutto, puoi vedere la famiglia con i bambini, ragazzi invece pazzi che vengono lì soltanto per ubriacarsi e fare casino, però c'è un po' di tutto, quindi l'ambiente è molto bello, sicuramente come ho spiegato prima i paddock sono fondamentali, anche perché se tu vai lì e vuoi passarti comunque 4 giorni tranquillo e vivere la gara come pilota e come atleta, hai bisogno anche di momenti di riposo che all'Erzberg non ci sono quasi mai, anche perché la sera
ci sono sempre delle feste, dei party e... Ma volevo raccontare quell'aneddoto di qualche anno fa quando abbiamo barattato un caffè con le sì. polacche. Cos'è che avevano fatto? Ovviamente lì il profumo si sente lontano un miglio, Tutto quindi sì, hanno seguito la scia di profumo e ci hanno chiesto se per favore gli donavamo un caffè, in cambio ci avrebbero dato una cassa intera di birre e quindi abbiamo assolutamente deciso di sì. Ne valeva la pena, una moca per una cassa di birra top. Sì, comunque la cosa bella è che conosci tante persone, più che persone personaggi, secondo me è ancora meglio descriverli così. Poi in realtà ragazzi parlo per me, perché io durante la gara poi vera e propria non riesco a stare al paddock. Di solito al mattino salgo al paddock principale, metto il dito fuori e dico ehi là, chi è che mi porta in giro? Solitamente trovo le guide, infatti in questo video Anche perché nessuno può girare per l'Herzberg a parte coloro i quali hanno una veste blu che sono giornalisti o guide. Esatto, è tutto bloccato. Rispetto al primo anno in cui siamo andati, che c'era molta più libertà di girare in moto, prendere e andare, l'ultimo anno soprattutto è tutto transennato e ci sono un sacco di persone che controllano. Quindi o vai in giro con una guida o sei dei press, dei media, o se no te ne stai al paddock. Anche perché la gara è talmente estesa che quando inizia la gara puoi anche partire a piedi, ma non arrivi più nei punti importanti. Infatti la gente che va a tirare su, se la gara inizia a mezzogiorno, la gente parte alle 8, alle 9 del mattino, incomincia ad andare su a piedi e poi fanno i soccorsi da lì. Ma allora spiegaci come hai fatto tu a essere a tutte le salite dove eravamo io durante la gara. Allora, io partivo con le guide, quindi praticamente aprono il percorso nel momento in cui i primi piloti partono, le guide partono insieme a loro, perché le guide cos'è che fanno? Portano i fotografi in giro, che arrivati al primo checkpoint tutti si separano perché ogni fotografo vuole fare le foto nei punti che preferisce, che sa già, nelle salite magari più importanti, soprattutto all'inizio. Quindi nel momento in cui inizia la gara, in realtà le guide mi hanno sempre portato in giro, cioè mi dicevo guarda che adesso Luca so che è partito più o meno a quest'ora, dovrebbe essere al checkpoint 1, 2 o 3 e di conseguenza andavamo lì e cercavamo di trovarlo. Mi sembra un po' afflosciato però, È un po' flash. Guarda, non me lo immaginavo così super. Nemmeno io. Superman! Vai Mazar! Grande Superman! Allora, indovinate dove siamo? Siamo a 24MX, che c'è questa ruota dove si può vincere di tutto. Noi abbiamo vinto 75 euro, una maglietta, un cappellino e altri 50 euro. Perfetto. Ciao ragazzi, Race Bureau. Siamo qua pronti a iscriverci alla gara di Dura al Mondo. L'iscrizione costa 340 euro, comprende l'ingresso al paddock, le 2 qualifiche al prologo e la gara della domenica. Nel caso in cui non ti riqualificassi ti ridanno indietro la parte della domenica. In aggiunta vi consiglio l'assicurazione dell'elicottero, è un piccolo costo di 5 euro che però se ti perdi o ti succede qualcosa ti viene a prendere l'elicottero, quindi vi consiglio caldamente di farlo. Nell'iscrizione ti danno ovviamente il numero di gara, la tesserina magnetica da bippare quando arrivi a fare il checkpoint o comunque a fine prologo. Ma la parte più bella ovviamente sono i gadget, qualche Red Bull Limited Edition e in aggiunta se ti qualifichi per la gara della domenica ti danno altri gadget logati Herzberg tipo marsupio, portacaschi, quelle robe lì. L'atmosfera è calda, è bollente, sono già passati 2 giorni e ancora non siamo riusciti a sgasare. Domani inizia finalmente il prologo, ho il numero 185 e quindi partirò tra i primi blocchi di numeri, visto che siamo 2000-2500 partecipanti e solo i primi 500 si qualificano per la gara della domenica, siamo tutti in ebollizione. Aggiornaci su quello che stai facendo, Luca. Che gomma è? allora,
Questa era la gomma del prologo. Quindi abbiamo optato per una 6 days soft con mousse duro, normale. Allungheremo anche i rapporti rispetto allo standard. Da 12,50 che usiamo per l'estremo passeremo probabilmente a 14,50, ma dobbiamo prove. Non svelare tutti i tuoi segreti subito. No, difatti, questo è quello che vi dico, ma in realtà faremo tutt'altro. Quindi riuscirò a partire alle 10, 10 e mezza del mattino, subito dopo i professionisti, quindi avrò una strada al top dove hanno già tolto tutte le pietroline in mezzo, le pietroline sono più o meno così lì. Eccola qui. Ci sono due possibilità di qualifica, uno il venerdì e uno il sabato. Il venerdì ovviamente la pista è molto migliore perché sei tra i primi a partire. Vi lascio il link in descrizione del prologo completo. Sono partito per il prologo, la Chiara che mi ha fatto l'ombrellina in partenza si deve fare tutta l'Herzberg dall'altra parte a piedi. Da lassù in cima sono partita e sono quasi su. Non c'è nessun altro pazzo che fa una roba del genere. Questo amore. E adesso ho deciso che mi siedo e che lo aspetto qua perché la fospe. Ciao. Ma ritorniamo un attimo on board per l'ultima parte del prologo con l'intervista a caldo. Hot. Anche oggi fatta, prologo numero 2, è andato tutto bene, a parte un lungo all'inizio, poi dopo in realtà penso di aver guidato anche meglio di ieri. Finito 84esimo, seconda fila, a 10 secondi dalla prima, oggi speriamo di averli tolti. Benzina 6 litri ho messo, 6 litri. Ho messo 6 litri e ne ho ancora meno 2. Sì, ce n'è più. Abbiamo anche l'area training già aperta. Sì, adesso vi faccio vedere l'area training, sono tutti lì che scattano un po' di qua, un po' di là. Dopo il fatidico sabato sera, dove vengono annunciate le classifiche finali, quindi le griglie di partenza della domenica, abbiamo l'adrenalina a 1000, ma finalmente so con che numero partirò domani. Partirò col 90 e quindi siamo in seconda fila, obiettivo centrato. Il punto fondamentale di tutta la gara è proprio qua nella partenza. Siamo 500 piloti suddivisi in 10 file da 50 piloti ognuna. Si parte ogni circa 3-4 minuti di distanza ed è fondamentale partire per il primo. Dare il via alla gara vera e propria, ma vi lascio prima con quello che è successo nel 2018. Partivo dalla terza fila e non avevo alcuna aspettativa. Speravo di non sbagliare completamente la partenza e quindi cercare di dare il meglio, ma andiamo a vedere cosa è successo. Ragazzi, che partenza, all shot, siamo davanti a tutti, terza fila, andiamo subito a recuperare così dalla seconda fila. Che spettacolo, emozione pazzesca, e siamo ripresi anche dall'elicottero della TV in diretta internazionale.
che spettacolo! Ma torniamo alla nostra gara, siamo nel 2019 e quest'anno si parte dalla seconda fila. L'emozione è altissima, la tensione è alle stelle. Sono qua immerso in 500 piloti che fanno un casino esagerato e concentrarsi è veramente difficile. Questa è la parte fondamentale e deve essere chiaro nella testa, la linea da mantenere e le traiettorie da fare. È capitato subito qua in partenza, vediamo subito qualche caduta, ci prepariamo per la prima salita di pietre, ma la gara vera e propria, ragazzi, ve la racconterò nella parte 2 del vlog dell'Erzberg Rodeo 2019. E se non vi siete ancora iscritti al canale YouTube, iscrivetevi, mi raccomando, commentate e lasciate un like se vi è piaciuto questo video, accendete la campanella delle notifiche, almeno vi arriva subito la parte 2 con la gara vera e propria, tutto l'onboard dei 17 checkpoint con commenti della gara vissuta in prima persona e sarà un'avventura pazzesca. Non perdetevela, alla prossima, ciao!